Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità caratterizzato da un eccessivo bisogno di ammirazione e da una mancanza di empatia nei confronti degli altri. Le relazioni con i narcisisti possono essere estremamente dannose e distruttive, soprattutto quando si arriva allo scarto, ossia alla fine della relazione. Durante lo scarto il narcisista mostra un comportamento manipolativo e spesso crudele. Laddove può sembrare che la persona che sta subendo lo scarto sia quella che soffre di più, in realtà anche il narciso prova delle emozioni molto intense e piuttosto negative. Non dimentichiamo che ha un grande bisogno di controllo e di potere e quando percepisce di aver perso il controllo sulla situazione può reagire con estrema rabbia, vendetta e disprezzo nei confronti dell'ex partner. Il narcisista vede gli altri come oggetti da usare e gettare via, quando non sono più utili ai suoi scopi. Durante lo scarto, l'ex partner diventa un nemico da sconfiggere e da umiliare, per riaffermare il proprio senso di superiorità e di potere. Può arrivare ad utilizzare tecniche di manipolazione emotiva come il gaslighting, ossia la distorsione della realtà per far credere al partner di essere pazzo o di aver sbagliato, oppure mette in atto il silenzio punitivo per un breve o lungo periodo. L'individuo con disturbo narcisistico di personalità può anche ricorrere a comportamenti estremamente distruttivi, come la diffusione di foto o video intimi dell'ex partner senza il suo consenso, per umiliarlo e distruggerne l'autostima. Tali atteggiamenti possono avere gravi conseguenze sulla salute mentale ed emotiva dell'ex partner, che può sviluppare sintomi di depressione, di ansia e disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, lo stesso narcisista può provare un senso di vuoto e di insoddisfazione interiore, una volta che ha ottenuto ciò che desiderava dall'ex partner e può ricorrere a comportamenti autolesionisti come abusi di sostanze, comportamenti sessuali promiscui o aggressivi per cercare di riempire il suo vuoto emotivo. Le dinamiche psicologiche del narcisista durante lo scarto sono caratterizzate da disprezzo, da crudeltà, da sadismo, da comportamenti manipolativi e vendicativi e da un senso di vuoto e di insoddisfazione interiore. Ma scopriamo qual è il modus operandi del narcisista quando decide di scartare e allontanarsi dalla partner. Inizia gradualmente a sminuire e a criticare la partner, facendola sentire inadeguata e indesiderabile nel corso del tempo. Utilizza tattiche manipolative per controllare le emozioni della partner, come ad esempio farla sentire in colpa e intimorita per mantenerla sotto il suo controllo. Può isolare la partner dai propri amici e dai propri familiari, rendendola ancora più dipendente a lui. Inizia a mostrare un progressivo distacco emotivo, riducendo la comunicazione, il coinvolgimento affettivo e il supporto emotivo. Continua a criticare e a svalutare la partner, minando la sua autostima e la sua sicurezza. Utilizza minacce di abbandono per manipolare, controllare e dominare. Tenta di rafforzare la sua autostima e il suo ego scartando la partner e cercando relazioni o situazioni che offrano una maggior gratificazione narcisistica. Cerca di ottenere l'attenzione e l'ammirazione da nuove fonti, senza preoccuparsi della sofferenza che causa a chi gli sta vicino. Potrebbe riscrivere la storia della relazione per giustificare la sua decisione di allontanamento dalla partner o per minimizzare il proprio ruolo nella fine del rapporto. Mostra un totale distacco emotivo e una profonda indifferenza, dimostrando così un'assoluta mancanza di empatia e di compassione. Può ignorare la partner o interrompere la comunicazione senza dare spiegazioni, causando così confusione e dolore. Approfitta delle debolezze e delle vulnerabilità della partner per controllarla e manipolarla durante il processo di scarto. Utilizza il controllo finanziario o minacce di privazione economica
per esercitare potere sulla partner durante e dopo lo scarto. Mette in atto il gaslighting, manipolando la percezione distorta della realtà, facendo dubitare la partner sulla sua sanità mentale. Potrebbe interrompere la relazione in modo improvviso e senza preavviso, lasciando la partner confusa e totalmente traumatizzata. Spesso e volentieri diffonde false voci sulla partner con l'intento di denigrarla, danneggiando la sua reputazione e il suo benessere psicologico. Può tentare di mantenere un rapporto di dipendenza emotiva con la partner, alternando momenti di intimità e vicinanza con periodi di distanza e di rifiuto. Potrebbe narcisisticamente rendere pubblica la rottura della relazione, facendo leva sull'attenzione e sulla simpatia degli altri, mentre la partner viene lasciata nell'oscurità e nella assoluta dissonanza cognitiva. Questi sono solo alcuni degli schemi comportamentali che il narcisista può adottare durante il processo di scarto. È importante comprendere che i soggetti affetti da disturbo narcisistico di personalità non possono provare amore nella maniera tradizionale e sana, poiché la loro patologia non glielo permette. Il narcisista tende a vedere le relazioni principalmente come strumenti per soddisfare i propri bisogni e i propri desideri, piuttosto che come connessioni autentiche basate sull'amore e sul rispetto reciproco. Inoltre, tale soggetto può percepire il partner come un'estensione di se stesso, piuttosto che come un individuo autonomo e unico. Questo può portare ad un trattamento manipolativo e disprezzante nei confronti della persona coinvolta, poiché il narcisista cerca di soddisfare esclusivamente le proprie esigenze e i propri bisogni, senza minimamente considerare gli effetti devastanti che tali comportamenti possono avere sul partner. È fondamentale riconoscere questa dinamica nel rapporto con un individuo di matrice narcisistica per proteggere la propria salute emotiva e per intraprendere azioni di allontanamento da situazioni dannose e abusive. L'amore autentico e sano è basato sulla reciproca fiducia, rispetto, comunicazione aperta ed empatica e sul desiderio di crescere insieme, elementi che non possono esistere nelle relazioni tossiche. Anche tu sei stata scartata o scartato da una persona narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.